amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 17 al 31 maggio, dove avremo la luna piena in Sagittario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa ci aspetta in questo periodo, soprattutto avvicinandoci proprio alla luna piena in Sagittario. Una luna che ci porterà grande ottimismo, fiducia nel futuro, entusiasmo per nuove esperienze, viaggi, conoscenza, comunicazione. Ecco, la comunicazione potrebbe essere abbastanza attiva e vivace, porta socievolezza, buon umore, energia molto alta, voglia anche di migliorarsi, e sensazione di libertà, leggerezza, avventura, quindi abbiamo delle ottime energie. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, alla difficoltà nel mantenere gli impegni, soprattutto quelli a lungo termine, e rischio di prendere decisioni impulsive e rischiose, quindi anche incostanza nel portare avanti le cose ed eccessivo dispendio di energie. E adesso vediamo proprio da parte vostra, ovviamente stavo dimenticando di accendere la nostra luna e così possiamo partire. Il primo oracolo ci dà una specie di fotografia del punto presente, il punto di partenza, quindi intorno al 17 maggio. Voi avendo questa carta a polvere di luna è molto particolare perché spesso indica un qualcosa che giunge a noi, che arriva a noi. Può essere una sorpresa, può essere anche un evento bello, qualcosa di positivo, un cambiamento inatteso che porta gioia. Quindi per certi aspetti si può riaccendere la volontà, il desiderio, la determinazione e quindi di andare a cogliere proprio delle felici coincidenze per utilizzare appunto questo ottimismo, questa voglia per andare avanti, ma non solo, attenzione, anche per cogliere nuove opportunità che possono essere interessanti. Il prossimo oracolo è Dio del cielo, questa è associata prima di tutto all'autorevolezza e vuol dire che ci sta dicendo che noi abbiamo o comunque dobbiamo privilegiare un certo tipo di atteggiamento, quindi autorevolezza o forza interiore per superare una sfida oppure prenderci il tempo di riflettere, di non essere impulsivi, e l'abbiamo capito con questa luna che possono accadere cose del genere, proprio per metterci fretta, e invece assolutamente dobbiamo avere un po' di controllo in noi stessi e soprattutto per cercare di capire come indirizzare la nostra luce o anche le nostre energie, proprio per non disperderle in troppe cose da fare o in cose che effettivamente forse non fanno al caso nostro. E infine troviamo la superluna. Questa è perfetta come significato, soprattutto come rassicurazione. Vi sta dicendo che il vostro impegno verrà ripagato e quindi potete già ottenere subito qualche risultato, oppure avere un po' più di pazienza, quindi di perseverare, di andare avanti e otterrete le vostre soddisfazioni. Andiamo adesso a vedere gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi. Troviamo la montagna sacra,
abbiamo già visto un percorso molto positivo e molto costruttivo per voi di fare attenzione e prudenza, come abbiamo visto, all'impulsività e alla fretta, e in più questa carta indica anche la possibilità di creare spazio interiore dove cercare una guida, dove cercare delle risposte. Sì, è vero, si riferisce al cammino interiore, però si può riferire anche a situazioni a livello esterno dove abbiamo bisogno di ritrovarci, di riconoscerci in quello che amiamo fare, in quello che siamo, in quello che desideriamo ottenere. Quindi in pratica il significato principale è proprio quello di avere le idee abbastanza chiare in noi stessi, ecco perché di procedere in un cammino interiore di verità per far sì che le cose poi si possano realizzare in futuro. O anche nell'immediato, certo, non è che bisogna per forza aspettare. Ovviamente se abbiamo progetti a lungo termine sappiamo benissimo, come ci hanno suggerito alcune carte, che dobbiamo continuare a perseverare ad andare avanti. Ma poi abbiamo un altro suggerimento che secondo me è determinante soprattutto dal punto di vista della razionalità, della saggezza, di aver criterio, accortezza, buonsenso. Anche questa parla effettivamente di potere interiore proprio per andare a tagliare ciò che non ci serve in più, ciò che non ci serve più, scusate. Ecco, qui abbiamo un'indicazione interessante perché ci sta dicendo che probabilmente c'è qualcosa che dobbiamo tagliare, il superfluo, ciò che magari al momento non ci serve. A volte tagliare non vuol dire tagliare nettamente, quindi sì, tagliare di netto alcune cose, altre devono essere messe un po' da parte. E quindi ci parla di discernimento, ci parla di capire effettivamente che magari abbiamo bisogno di liberarci da qualcosa di tossico, da situazioni stagnanti, invece di essere costruttivi, di agire con chiarezza e portare avanti magari anche un percorso di guarigione, ovviamente chi sente questa esigenza. Le molte vie in realtà parlano di tante prospettive, di tante indicazioni, di tante cose che dobbiamo fare attenzione a seguire. Quindi sì, è vero, può essere molto positivo il fatto di avere tante alternative, tante scelte, però occorre coraggio, occorre ascoltare la nostra guida interiore, avere una visione chiara, di vedere oltre l'apparenza, di costruire con consapevolezza. Fate attenzione che il vostro cuore in questo momento sarà messo a dura prova per alcune scelte importanti, certo, però è la bussola che vi farà compiere delle scelte significative. Quindi l'importante è essere fedeli a se stessi, sapere che voi avete quella forza interiore che vi guida e si tratta anche di uscire un po' dai propri sentieri sicuri, dalla classica comfort zone e abbracciare un nuovo passaggio, un'avventura. Non significa cambiare chissà che cosa, significa andare a trasformare quello che si ha a disposizione e quindi continuare a proseguire, forse in un modo molto più chiaro, più determinato e diciamo per certi aspetti magari, come vi dicevo e sottolineano alcune carte, di essere prudenti, è vero, di andare avanti, ma di scegliere attentamente quello dove voi volete mettere la vostra migliore energia e le vostre capacità. Appunto, ritorno a dirvi per non disperdere e non sprecare tempo in cose che al momento o non meritano la vostra cura, la vostra attenzione o al momento proprio non vi servono. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!